Ciao a tutti! Da oggi inizio a pubblicare l'alfabeto portachiavi. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza se ancora manca la lettera che vi serve, perché piano piano sto montando i video. La grandezza delle lettere si aggira intorno ai 6 cm per 6 cm, che potrebbero variare leggermente da lettera a lettera. Per questo lavoro vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e del filo in cotone. Se volete che le lettere vengano più piccole potete anche usare un uncinetto da 2 mm. Per vedere i tutorial di tutte le lettere dell'alfabeto vi consiglio di arrivare alla fine del video e di cliccare sulla scheda della playlist. Proseguiamo con la settima lettera dell'alfabeto, la lettera G. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio facendo un aumento di maglie basse. Quindi 1, entro nello stesso punto, 2, concludo la riga con 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 11 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vado a concludere con un aumento nell'ultimo punto. 1, entro nello stesso punto, 2, ancora una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e concludo la riga con 12 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora faccio una catenella, giro il lavoro
e vado a ripetere questo che sto per dirvi per 3 righe, quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3, quindi ripeto una catenella e 3 maglie basse per un totale di 3 righe. Da qui vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio facendo 6 maglie basse, una in ogni punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nelle prossime 2 righe ripeto una catenella e 6 maglie basse, quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 6 maglie basse, una in ogni punto per le prossime 2 righe. Terminato, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado a contare 7 punti. Vedete, questa è la mia G. Vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entro, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nel punto che segue, prendo il filo, nel successivo prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme, così facendo ho creato la mia prima riduzione. Vado a concludere con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 3 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3 e ora vado a concludere con una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, da adesso in poi vado a ripetere la stessa sequenza per 6 righe, quindi una catenella e 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4, una catenella, giro il lavoro e faccio 4 maglie basse. Mi raccomando, va ripetuto per 6 righe. Ora vi dovete trovare in questa posizione, quindi al contrario della G, diciamo. Faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con un aumento di maglie basse. 1, entro nello stesso punto, 2, vado a concludere con 3 maglie basse, una in ogni punto.
1, 2, 3, ancora una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, concludo con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, da qui, vedete, vado a fare 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 8 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi faccio 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Vado a concludere con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Ancora una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, concludo con 11 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una catenella, giro il lavoro, inizio con 10 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e concludo con una riduzione. La lettera G è completata, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora io sono andata a fare 2 lettere G, le vado ad unire insieme per poi andarle ad imbottire. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i 2 fili. Da qui vado ad entrare nel primo punto della prima lettera G e vado a uscire nel primo punto della seconda lettera G. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Ora devo andare a fare un giro di maglie basse. Mi raccomando, le codine vanno nascoste all'interno del lavoro, quindi proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Non andate avanti con il video perché vi faccio vedere su alcuni punti dobbiamo fare degli aumenti, altrimenti la G non prende la giusta forma.
come ad esempio qui su questo punto vedete c'è una leggera curvatura, non è a 90 gradi come questa, però diciamo c'è una curvatura, quindi io devo andare a fare due maglie basse nello stesso punto, è come se facessi un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Proseguo fino ad arrivare alla prossima curvatura. Quindi nella prossima curvatura di nuovo due maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo di nuovo. Quindi per questo tipo di curvature leggere, chiamiamole leggere perché non sono a 90 gradi, vado a fare due maglie basse nello stesso punto. Arrivata all'angolo che curva a 90 gradi, devo andare a fare 3 maglie basse nello stesso punto, non 2, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3, così ho ricreato la curvatura e proseguo con una maglia bassa in ogni punto, quindi quando trovo l'angolo che curva verso l'esterno a 90 gradi, mi raccomando 3 maglie basse nello stesso punto, perché ne ho un pochini, vedete ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne ho un po' di angoli così insomma. Quindi sono arrivata qui, vedete qui ho un angolo a 90 gradi che curva verso l'interno. Qui devo andare a fare una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, proseguo con una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al prossimo angolo che curva sempre a 90 gradi. Quindi anche qui entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Vedete? Così mi si viene a creare l'angolo fatto bene. Mano a mano devo imbottire, altrimenti dopo non riuscirò più a farlo. Da adesso in poi non ho più angoli che curvano a 90 gradi, quindi vado semplicemente a fare una maglia bassa in ogni punto, semplicissimo, e mano a mano vado ad imbottire. Attaccato il gancetto, questo è il risultato finale, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!